Ciao, sono Caruso. Mi avete fatto una domanda specifica sull'attestato finale del mio corso di respirazione e che valore ha. Allora, vi dico subito che è un attestato davvero di valore, perché a differenza di tante altre attestazioni che ci sono in Italia, quell'attestato ti garantisce un valore di esperienza, cioè esperto respiratore. Perché questo attestato è disegnato così? Perché nei corsi italiani non viene spiegato così tanto materiale come nel mio corso di respirazione e quindi è giusto che tu abbia un attestato di esperto respiratore. Ti dico questa cosa, nel mondo ci sono corsi che insegnano forse, e ripeto forse, lo sottolineo, un quarto di quello che insegno io in questo corso e comunque le persone che escono da quel corso si professano breath coach, ovvero coach per la respirazione e quindi insegnano agli altri come si fa a respirare. Se questo è il tuo intento, cioè magari sei già una persona che lavora con clienti, gli aiuta in un certo modo o attraverso alcune tecniche e strategie a realizzare se stessi, e beh, ti può interessare questo corso perché raggiungi una competenza tale per cui davvero diventi un esperto e hai un attestato di esperto respiratore. Ti ripeto, in giro per il mondo ci sono corsi che insegnano pochissimo confronto al mio corso, eppure le persone che escono da quei corsi si dichiarano breath coach. Ora, il termine breath coach è un termine molto generico e trasversale e chiaramente andrebbe un po' indagato a seconda dello stato in cui sei, ha una valenza piuttosto che un'altra e soprattutto a seconda della tua disciplina specifica che utilizzi quotidianamente per i tuoi clienti assume un significato piuttosto che un altro, ma in generale il breath coach è quella figura che aiuta gli altri a trovare la giusta respirazione, la giusta quantità di respirazione e crea dei programmi respiratori. Quando sei un breath coach, a mio avviso, quando hai tanta esperienza trasversale attraverso diverse tecniche respiratorie e puoi cominciare a comprendere che cosa serve a una persona perché tu per primo sei passato attraverso un percorso ed ecco perché ho disegnato il mio corso di respirazione proprio come se fosse un percorso attraverso il quale tu passi e divieni esperto respiratore. Quindi che valore ha l'attestato di fine corso? A mio avviso è un attestato di grandissimo valore. Tra l'altro ti devo dire questa cosa, non tutti possono avere questo attestato perché devi passare un test, un piccolo esamino. Se non sei in grado di passarlo, puoi ripetere l'esame, ma soltanto un mese dopo. Così almeno hai la possibilità di ristudiarti tutto il programma, perché non è giusto che tutti quanti abbiano un attestato di esperto respiratore se poi alla fine non sono in grado di dimostrare che lo sono realmente esperti. Ecco, spero di averti chiarito che cosa significa per me l'attestato di fine corso di respirazione e spero che tu sia davvero volentieroso e abbia voglia di indagare sempre di più. Ti ricordo che negli ultimi 20 anni la respirazione è stata studiata in largo e in lungo. È una di quelle discipline alle quali non hai bisogno di credere, ti metti a farla e ottieni dei risultati perché fisiologicamente, biologicamente siamo strutturati in un certo modo. Poi te lo spiego meglio nel corso, il come, il perché, il quando e il quanto, ma insomma sono contento che mi state facendo queste domande perché mi state dimostrando moltissimo interesse. Ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, ti auguro una splendida giornata, ci vediamo al prossimo video. A presto!